realtà sarebbe un ristorante, ma se scrivo ristorante nel titolo non mi guardate il video. Oggi siamo di nuovo sui colli bolognesi per la felicità nostra e vostra e vi portiamo in un posticino che ha i porcini in tutti i luoghi, in tutti i modi, in tutti i laghi e sempre tutto l'anno. Dovete avere le idee ben chiare e prenotare, perché sennò questo posto qua, essendo così buono, essendo così bello, È sempre pieno. è sempre pieno. Vista a mozzafiato, là dietro c'è il nostro ristorante di oggi che vi stiamo per far vedere, e questo ristorante è aperto dal 1989. Questa bottiglia sa un po' di tappo. Abbiamo le birre. In un menù di legno, che è una cosa carina, vedete? Non sono economiche le birre artigianali, però comunque sono molto valide. L'uomo col palato di ghisa dice di sì. Intanto abbiamo un cestino del pane ganzerrimo perché ci sono queste sfogliatine con i semi. Questa qui che sembra una crescente ma fatta con la farina integrale. Questa invece è la crescenta normale, quella nostra. E poi dopo il pane e le cose. È un cestino del pane che meritava, perché non sempre meritano, ma come avete visto dal menù che vi ho fatto vedere, qui potete venire 200 volte a mangiare sempre cose diverse perché è un menù vastissimo. Ma la cosa da sottolineare è che qualunque cosa voi prendiate è fatto tutto da loro, sono tutte materie prime eccellenti. Noi questo posto lo conosciamo da tanti anni, non da oggi, e soprattutto hanno i funghi, quindi non solo porcini ma anche di altro genere, spugnole in stagione eccetera, il tartufo, sempre tutto l'anno. Quindi qui quando venite ci prendete sempre. Dopo un duro lavoro non è meraviglioso poter venire qua a mangiare un po' di scrocchieriello? Questa parte qua mi sta facendo colare il naso. La fetta di pane è calda, il fungo è ovviamente buono, fresco, e la parte così del prosciutto sopra da quello scroccantello e salatino, che oltre al fatto che comunque la qualità è altissima, hai anche la quantità, proprio tanta. C'è un profumo di porcini che non ve lo riesco a spiegare. I porcini fritti sono tagliati freschi e fatti impanati al momento, ha specificato la cameriera. È spesso, è profumato e soprattutto non ci sono tante cose, è una pastellina leggerissima, ve lo dico già prima di mangiarlo perché l'ho già mangiato un po' di volte, alla temperatura della lava. È stracroccante, il fungo dentro è bello consistente, questo è strafreschissimo. Me lo ricordo tutto, mi sembrava che fosse una tagliata con il lardo di pata negra e funghi spadellati. Ragazzi, fate largo. Il lardo si sta sciogliendo sul mio pezzo di carne, rilasciando una proprietà suina, cioè la mia.
è spaziale. Guarda che tenerezza. Che cos'è? Io merito una cosa così, me lo domando. Sono io il fortunato? E l'unica cosa che mi preoccupa è che se veramente tutti quanti venite qua, dopo diventa un po' un casino. I porcini spadellati, guarda, li hanno tagliati tutti quanti a cubetti, belli cicci col suo sughettino, fru fru, papà. Si sente che il prodotto comunque è fresco e non è congelato. Partiamo dalle cappelle di porcini. Naturalmente le dimensioni delle cappelle sono in base alla stagione, ci sono in inverno di solito una è grande già così. Queste sono grigliate, vi farei notare che sono belle cicciosine. Porcino all'ennesima potenza, poi con il sapore della grigliatura è una cosa fantastica. Di solito si spapagnano quando li cuociono, invece questi rimangono consistenti. Sto sbalando. Fatti così li potete trovare anche o come contorno separato o come antipasto, anche potete farveli portare a scelta. Le cappelle a parte ovviamente c'è una quantità molto più grande di questa. Qui è un contorno già incluso con la bracciola di vitello, quindi ne ha messi poco. Io non ho capito però, questa qui che cos'è, boss? Non è mica detto, è un... Questa è una bracciola di vitello. La carne anche da qua vedete che dentro rimane leggermente rosata. Sapete che il vitello non è rosso, rosso è la bestia più grande, invece rosato è la carne del vitello, quindi è carne di vitello. In questo modo potete anche verificare che non vi abbiano dato capre per cavoli. Succosa, golosa, mi vai attraverso la e più vicino che non posso urlare che c'è della gente, e soprattutto stratenerissima e nella sua semplicità ovviamente eccezionale. Allora, io sto cercando qualcosa per fare la scarpetta. Dopo se gli riporto il piatto che è sporco, il cuoco si offende. Un ultimo appunto che vi volevo fare, avvicinatevi un attimo, vedete questa parte qui di grassettino della bracciola? È stata grigliata talmente bene che è diventata un po' croccantina ed è forse la parte più morbida e più gustosa tutta la bracciola, una caramellina. Monster, hai un problema? Sì, io ho due problemi. No, ne hai più di due, perché c'è il semifreddo al pistacchio, il mascarpone al pistacchio, la panna cotta e pure la meringa col cioccolato. Quindi ne hai 4 di problemi. Ergo, abbiamo impapagnato il Monster. Non lo so. Sono 5 minuti che è lì che leggo, voglio vedere come ne esce. Alla fine il Monster ha preso una decisione. Volete sapere qual è? Mascarpone al pistacchio. È buonissimo, spumoso. L'hanno montato, vedi, non è così denso. E io ragazzi ho preso la zuppa inglese, è con il pan di Spagna, normalmente non ci possono essere anche i savoiardi, e crema pasticcera normale gialla e crema pasticcera al cioccolato, ma soprattutto il pan di Spagna e il savoiardino sono imbibiti nell'Alkermes, che a Bologna ci piace un sacco. Adesso chiedo se mi danno a casa tutta la ruola. Sopra gli hanno messo questa colata lavica di crema pasticcera che è straccioccolatosa. La poesia. E finiamo in bellezza con un bel liquore al basilico. È una roba tutto particolare. Guido io ragazzi, adesso tornare giù. Spesa 85 euro la signora, mentre stava facendo il totale si è guardata intorno e ha detto: ma gli altri due dove sono? Eravamo in due, abbiamo mangiato per 4. Da questo video ragazzi è tutto, ci vediamo al prossimo, ciao! Andiamo alla macchina! Ma come si sta bene con questo basilico?